Ciao a tutti, mi chiamo Sofia, ho 26 anni e vengo dal Brasile. 5 mesi fa non riuscivo nemmeno a dire una frase completa in italiano, neanche come stai, senza fermarmi a pensare. Ero completamente persa. Oggi voglio raccontarvi come ho imparato l'italiano in soli 5 mesi, senza corsi costosi, senza viaggiare in un paese dove si parla italiano e senza perdere tempo con metodi inutili. Ma questa non è solo la mia storia, può essere anche la tua. Se ti sei mai sentito frustrato, bloccato o imbarazzato per il tuo italiano, continua a guardare. Ero esattamente dove sei tu adesso. E ti prometto che se ascolterai il mio percorso passo dopo passo, capirai esattamente come migliorare il tuo italiano. Torniamo all'inizio, perché il mio viaggio non è cominciato con la motivazione. È cominciato con un fallimento che mi ha cambiato la vita. Ho sempre sognato di lavorare per un'azienda internazionale. Il mio lavoro dei sogni era diventare ingegnera informatica in una grande azienda tecnologica. Amavo programmare, ero brava e lavoravo giorno e notte per migliorare. Finalmente, dopo anni di impegno, è arrivata la mia occasione. Ho fatto domanda per una grande azienda negli Stati Uniti e un giorno ho ricevuto un'email. Congratulazioni, sei stata selezionata per un colloquio. Ero felicissima, immaginavo la mia nuova vita. Vivere all'estero, guadagnare un ottimo stipendio, lavorare con persone intelligenti. Ma poi è arrivato il colloquio. Ricordo ancora quel giorno così chiaramente. Ho aperto Zoom e sono apparsi 3 intervistatori, tutti madrelingua italiani. Hanno iniziato a parlare e mi sembrava che parlassero troppo velocemente. Non capivo niente. Poi uno di loro mi ha chiesto: Sofia, puoi raccontarci un po' di te e della tua esperienza nello sviluppo software? Sono andata nel panico. Conoscevo la risposta nella mia testa, ma non riuscivo a dire nulla. Ho detto: sì, io sono software, faccio coding, molti progetti. Bene, sono molto brava. Mi hanno guardata. Silenzio. È stato come ricevere un pugno nello stomaco. Mi hanno fatto un'altra domanda, ma di nuovo non riuscivo a rispondere. Alla fine uno di loro ha sorriso e ha detto: Va bene, Sofia, grazie per il tuo tempo. Ho capito subito cosa significava. Avevo fallito, non perché non fossi brava nel mio lavoro, ma perché non sapevo parlare italiano. Quel giorno ho finalmente capito quanto fosse potente l'italiano. Non era solo una lingua, era la chiave dei miei sogni e io non avevo quella chiave. Mi sono sentita in colpa, imbarazzata, persino arrabbiata con me stessa. Per anni mi ero detta: non ho bisogno dell'italiano, basta essere brava nel mio lavoro, è sufficiente.
ma ora vedevo la verità. Senza l'italiano ero invisibile. Quella notte ho preso una decisione. Avrei imparato l'italiano e l'avrei imparato in fretta. La maggior parte delle persone, quando inizia a imparare l'italiano, fa una cosa per prima: paga per corsi costosi. Ma io non l'ho fatto. Perché? Perché li avevo già provati e non avevano funzionato. Un anno fa avevo pagato per un corso online di italiano. L'insegnante mi faceva memorizzare lunghe liste di vocaboli, fare esercizi di grammatica e studiare regole noiose. Ma dopo 3 mesi, quando provai a fare una conversazione, non riuscivo ancora a parlare. Fu allora che capii: i corsi costosi non erano la soluzione. Se volevo imparare l'italiano velocemente, avevo bisogno di qualcosa di diverso, qualcosa che funzionasse davvero nella vita reale. Ed è così che ho iniziato il mio metodo di 5 mesi. Ora voglio condividerlo con te, passo dopo passo. Parte 1. I primi 15 giorni. L'errore più grande che fanno i principianti è pensare di aver bisogno di più parole. Anch'io pensavo la stessa cosa. Credevo che se avessi imparato 1000 nuove parole sarei diventata fluente. Ma la verità è che conoscevo già centinaia di parole, eppure non riuscivo a parlare. Così per i primi 15 giorni non ho studiato nessuna parola nuova. Invece mi sono concentrata su qualcosa di molto più potente: imparare a usare le parole che già conoscevo. Ecco esattamente cosa ho fatto. 1. Ho creato una lista di frasi di sopravvivenza. Mi sono seduta e ho pensato: cosa devo dire davvero ogni giorno? Poi ho scritto 50 frasi semplici che mi servivano nella vita reale. Per esempio: ciao, come stai? Puoi ripetere, per favore? Non capisco. Sto imparando l'italiano. Vorrei un caffè, per favore. Ogni mattina leggevo queste 50 frasi ad alta voce, non una volta, non 2, ma 10 volte. All'inizio la mia lingua si muoveva lentamente, ma dopo 5 giorni quelle frasi erano diventate automatiche. 2. Parlavo con me stessa in italiano ogni singolo giorno. È stata una delle cose più potenti che ho fatto. Ogni volta che ero sola parlavo in italiano. Quando ero sotto la doccia dicevo: mi sto facendo la doccia, l'acqua è calda, mi sento rilassata. Quando preparavo la colazione dicevo: sto cucinando le uova. Mi piacciono le uova, sono facili da cucinare. All'inizio mi sentivo un po' sciocca, ma poi ho capito che quella era la mia classe privata. Nessuno poteva sentirmi, nessuno poteva giudicarmi. E dopo solo una settimana il mio cervello ha iniziato a pensare in italiano. 3. Ho praticato 5 frasi al giorno, ma con un trucco.
Ogni giorno sceglievo 5 frasi da film o da conversazioni reali, ma non mi limitavo a leggerle, le copiavo esattamente. Ripetevo ognuna 10 volte, imitando l'emozione, la velocità e la pronuncia del madrelingua. Questo mi ha aiutata a parlare in modo più naturale e a migliorare il mio accento. Entro la fine dei primi 15 giorni è successo qualcosa di incredibile. Ho smesso di tradurre nella mia testa. Potevo dire frasi semplici senza pensare. Mi sentivo più sicura. Ma questo era solo l'inizio, perché dopo quei 15 giorni è iniziata la vera pratica. Parte 2. Inizia la vera pratica. Dopo 15 giorni passati a correggere il mio errore più grande, ero finalmente pronta a fare il passo successivo. Potevo dire frasi semplici senza pensare e mi sentivo più sicura. Così ho creato un nuovo piano, un piano che ha cambiato tutto. Se lo segui, migliorerai più velocemente di quanto tu possa immaginare. Ho capito una cosa importante. Quando cercavo di parlare in italiano, il mio cervello era troppo lento. Conoscevo molte parole, ma non riuscivo a collegarle rapidamente. Avevo bisogno di un modo per rendere il parlare qualcosa di naturale. È allora che ho iniziato a usare quello che oggi chiamo il metodo domanda-risposta. È semplice, ma molto potente. Ecco come funziona. 1. Mi facevo una domanda semplice in italiano. 2. Rispondevo subito, senza pensare troppo. 3. Ripetevo lo stesso processo con risposte diverse. Per esempio, ho iniziato con una domanda facile. Domanda: cosa hai fatto oggi? All'inizio dicevo ho lavorato, poi ho cercato di aggiungere di più. Ho lavorato al mio progetto. Ho lavorato al mio progetto per 3 ore. Ho lavorato al mio progetto per 3 ore, poi ho fatto una pausa. Ho lavorato al mio progetto per 3 ore, poi ho fatto una pausa e ho preso un caffè. Ogni volta aggiungevo più dettagli. Questo ha allenato il mio cervello a pensare in italiano e a parlare senza esitazione. Un altro esempio. Domanda: cosa hai mangiato a colazione? Prima risposta: ho mangiato le uova. Poi: ho mangiato uova e pane tostato. Ho mangiato uova, pane tostato e una banana. Ho mangiato uova, pane tostato e una banana perché avevo molta fame. Ho mangiato uova, pane tostato e una banana perché avevo molta fame e adoro fare una colazione abbondante. Ho praticato questo metodo ogni singolo giorno per almeno 30 minuti. Il mio modo di parlare è diventato più veloce, le mie frasi più lunghe, e ho smesso completamente di tradurre nella mia testa. Ma avevo un altro grande problema:
la pronuncia. Anche quando parlavo in italiano, suonavo ancora molto straniera. Le persone mi capivano, ma il mio accento era forte. Così ho usato una tecnica che chiamo metodo ECO, il modo migliore per migliorare la pronuncia senza un insegnante. Ecco come funziona. 1. Ascoltavo un madrelingua da un film, un video su YouTube o un podcast. 2. Mettevo in pausa l'audio dopo ogni frase. 3. Ripetevo la frase esattamente nello stesso modo. Stessa velocità, stesso tono, stessa emozione. Per esempio, in un film un personaggio diceva «Non so di cosa stai parlando». Io mettevo in pausa e ripetevo «Non so di cosa stai parlando». All'inizio era difficile, ma dopo averla ripetuta 10 volte, la mia voce cominciava a suonare più simile a quella del madrelingua. Un altro esempio, da un podcast. Era una bella giornata, così ho deciso di fare una passeggiata. Mettevo in pausa e la ripetevo nello stesso modo. Praticavo questo metodo per 30 minuti ogni giorno. Dopo un mese la mia pronuncia era migliorata così tanto che persino i madrelingua dicevano «Wow, il tuo italiano suona davvero naturale». Sapevo che il vocabolario era importante, ma sapevo anche che memorizzare liste di parole non funziona. Così ho usato un metodo migliore, il metodo delle storie. Ecco come funziona. 1. Sceglievo 5 parole nuove ogni giorno. 2. Creavo una breve storia usando tutte e 5 le parole. 3. Leggevo la storia ad alta voce 10 volte. 4. Usavo quelle parole nelle mie conversazioni reali. Per esempio, le mie nuove parole erano entusiasta, invito, festa, arrivare, sorpresa. La mia storia? Ero molto entusiasta perché avevo ricevuto un invito a una grande festa. Quando sono arrivata ho avuto una grande sorpresa. Era la mia festa di compleanno. Facevo questo ogni giorno. Dopo 3 mesi avevo imparato più di 1000 parole nuove, senza memorizzare liste. Uno dei problemi più grandi che hanno gli studenti di italiano è che pensano prima nella loro lingua madre e poi traducono in italiano. Questo rende il parlare lento e innaturale. Così ho allenato il mio cervello a pensare direttamente in italiano. Ecco cosa facevo. 1. Descrivevo tutto ciò che mi circondava in italiano. Per esempio, quando camminavo fuori, dicevo nella mia mente: il cielo è blu, il tempo è caldo, vedo persone che camminano. Quell'uomo indossa una maglietta rossa. 2. Mi facevo delle domande e rispondevo in italiano. Cosa sto facendo in questo momento? Sto seduta su una sedia, bevo un caffè e scrivo nel mio quaderno. 3.
Scrivevo il mio diario quotidiano in italiano. Ogni sera scrivevo qualcosa sulla mia giornata. All'inizio usavo frasi semplici, ma dopo un mese la mia scrittura è diventata più fluida e naturale. Dopo alcune settimane è successo qualcosa di incredibile. Ho smesso di tradurre. Le parole italiane cominciavano a venirmi in mente in modo naturale. Per la prima volta pensavo davvero in italiano. Una delle cose che facevo era semplice ma molto potente. Mi ero data una regola. Ogni giorno dovevo parlare in italiano per almeno 2 ore, senza scuse. Se non avevo nessuno con cui parlare, parlavo con me stessa. Se non avevo tempo, parlavo mentre facevo le attività quotidiane, cucinando, pulendo, camminando, e se mi sentivo pigra mi ricordavo sempre: l'italiano è il mio futuro, non posso smettere. Parte 3. La mia scoperta finale. Ora che avevo costruito l'abitudine di ascoltare e parlare, volevo spingermi oltre. Ma ho anche capito una cosa molto importante. Solo ascoltare e parlare non bastava. Se non capivo la grammatica e la struttura delle frasi, avrei continuato a fare gli stessi errori. Volevo sembrare naturale e chiara, non confusa. Così ho iniziato a prestare attenzione a come i madrelingua costruivano le frasi. Ogni volta che sentivo una frase, non mi limitavo a ripeterla, mi chiedevo: perché è strutturata così? Per esempio, sentivo spesso le persone dire: studio italiano da 5 mesi, ma a scuola mi avevano insegnato a dire: sto studiando italiano da 5 mesi. Quella è stata la mia prima grande scoperta. L'italiano che impariamo a scuola è spesso diverso da quello parlato nella vita reale. Così ho cominciato a studiare come l'italiano viene usato davvero. Ho imparato i tempi verbali, quando si usa il presente, il passato prossimo e perché si dice studio da 5 mesi invece di sto studiando da 5 mesi. Questi piccoli dettagli hanno fatto una grande differenza nel modo in cui suonavo. Scrivevo i modelli di frasi più comuni e li praticavo ogni giorno. Una delle mie sfide più grandi erano le preposizioni. Perché si dice sull'autobus ma in macchina? Perché di notte ma al mattino? Per risolvere questo problema tenevo un piccolo quaderno. Ogni volta che trovavo una preposizione confusa, la scrivevo con un esempio. Quando avevo dei dubbi, cercavo online o ascoltavo come la usavano in madrelingua. Per andare oltre, ho iniziato a scrivere un diario quotidiano in italiano. Ogni sera scrivevo qualcosa sulla mia giornata. All'inizio le mie frasi erano semplici. Oggi sono andata al lavoro, ero stanca, ho mangiato la pizza, era buona. Ma volevo migliorare, quindi mi sono chiesta: come scrivono in madrelingua?
Ho iniziato a leggere blog, libri e articoli di notizie. Prestavo attenzione a come erano scritte le frasi e poi cercavo di copiare quello stile nel mio diario. Una cosa che mi ha aiutata tantissimo è stata la tecnica dello shadowing. Trovavo video di madrelingua, mettevo le cuffie e ripetevo ogni parola subito dopo di loro, imitando la loro velocità, il tono e la pronuncia. Lo facevo per almeno 20 minuti ogni giorno e in poche settimane la mia pronuncia è migliorata moltissimo. Un altro trucco che mi ha aiutata è stato guardare film italiani con i sottotitoli. Ma invece di guardare soltanto, mettevo in pausa dopo ogni frase e la ripetevo. Mi concentravo sulla pronuncia, sul ritmo e sull'emozione. Poco a poco il mio italiano ha cominciato a suonare più naturale. A questo punto ho capito una cosa fondamentale. L'italiano non riguarda solo la grammatica o le parole. Si tratta di fiducia. Molte persone conoscono l'italiano, ma hanno troppa paura di parlare. Così ho preso una decisione. Non avrò paura di fare errori. Ho iniziato a parlare in italiano ogni volta che potevo, al lavoro, nei negozi, con gli amici. Anche quando non ero sicura di una frase, parlavo lo stesso e, con mia sorpresa, le persone mi capivano. Non ridevano, non mi giudicavano. Questo mi ha dato la fiducia per continuare. Ma poi è arrivata la mia paura più grande: parlare con veri madrelingua italiani. Ero terrorizzata all'idea che non mi capissero o che mi bloccassi. Così ho fatto un nuovo piano. Ho preparato 10 argomenti di conversazione comuni e li ho praticati ogni giorno. Com'è andata la tua giornata? Che lavoro fai? Qual è il tuo cibo preferito? Ho praticato le risposte fino a poter parlare in modo naturale. Poi ho fatto il grande passo. Mi sono iscritta a un gruppo online di conversazione in italiano, dove persone di diversi paesi si esercitavano insieme. All'inizio ero nervosa, ma presto ho capito che tutti stavano imparando proprio come me. Ho fatto amicizia con persone da tutto il mondo e ci aiutavamo a vicenda a migliorare. Questo ha reso imparare l'italiano non solo più facile, ma anche divertente. Quando ho raggiunto la fase finale del mio percorso con l'italiano, ho sentito una nuova fiducia dentro di me. Non ero più la ragazza che aveva fallito per colpa del suo italiano. Ero cambiata, grazie alla pratica, alla pazienza e alla costanza. Un giorno parlavo con me stessa davanti allo specchio, come avevo fatto tante volte, ma quella volta era diverso. Non esitavo, non traducevo nella mia testa. Le parole uscivano naturalmente. Sembrava magia, ma in realtà era il risultato di mesi di impegno, disciplina e fiducia in me stessa. Quel giorno ho deciso di mettere alla prova i miei progressi.
partecipando a una vera conversazione con un madrelingua. Mi sono unita a un incontro online dove persone di diversi paesi parlavano di vari argomenti. All'inizio ero nervosa, ma mi sono detta: ho lavorato troppo per dubitare di me adesso. Poi ho parlato. Le parole uscivano chiare e sicure. Non facevo fatica a trovare cosa dire. Capivo gli altri senza sentirmi persa. Le persone mi ascoltavano, annuivano e mi facevano domande. È stato un momento meraviglioso. Quel giorno ho capito di essere finalmente diventata fluente. 5 mesi dopo aver iniziato il mio percorso, ho fatto domanda di nuovo per il mio lavoro dei sogni. Ma questa volta non ero più la stessa ragazza di mesi prima, non ero più quella che esitava, che si sentiva piccola, che non riusciva a esprimersi. No, questa volta sono entrata nella stanza del colloquio con sicurezza. Mi sono seduta davanti all'intervistatore, non come qualcuno che teme l'italiano, ma come qualcuno che lo ha dominato. Ho parlato chiaramente. Ho risposto a ogni domanda con facilità. Non stavo solo parlando italiano, lo stavo vivendo. E lo vedevo nei loro occhi. Erano colpiti, non solo dal mio italiano, ma dal mio impegno, dalla mia costanza e dalla mia crescita. Qualche giorno dopo ho ricevuto la chiamata. Non dimenticherò mai quel momento. Emma, congratulazioni! Hai ottenuto il lavoro. Per un attimo non riuscivo a crederci. Il mio lavoro dei sogni, la stessa azienda che mi aveva rifiutata prima, ora mi voleva con sé. Il mio stipendio iniziale era di $5.000 al mese, più soldi di quanti avessi mai immaginato di guadagnare. Sono rimasta lì con il telefono in mano, le mani che tremavano e gli occhi pieni di lacrime. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare i miei genitori. Mamma, papà, ce l'ho fatta. Mia madre ha iniziato a piangere dall'altra parte della linea. Mio padre, che raramente mostra le sue emozioni, ha detto soltanto: abbiamo sempre saputo che potevi farcela. In quel momento ho capito che non l'avevo fatto solo per me, l'avevo fatto anche per loro. Con il mio primo stipendio ho comprato a mio padre un bellissimo orologio, qualcosa che aveva sempre desiderato ma non aveva mai comprato. Per mia madre ho comprato una collana d'oro. Lei aveva sacrificato tanto per me e per la nostra famiglia. Ora era il mio turno di restituire qualcosa. Quando ho dato loro i regali, all'inizio hanno rifiutato. Non abbiamo bisogno di nulla, tesoro, mi hanno detto, ma io ho scosso la testa. Questo è il mio modo per dirvi grazie. Grazie per aver creduto in me, anche quando io non ci credevo. In quel momento ho capito, ne era valsa la pena. Ogni difficoltà, ogni notte passata a studiare,
Ogni momento di frustrazione, ogni volta che ho pensato di arrendermi, tutto era servito a qualcosa. Ora voglio condividere con voi le lezioni più importanti che ho imparato durante il mio percorso, quelle che mi hanno aiutata a diventare fluente in italiano in pochi mesi. 1. L'atteggiamento mentale è tutto. La maggior parte delle persone non riesce a imparare l'italiano perché pensa di non poterlo fare. Anch'io lo pensavo, ma quando ho cambiato il mio modo di pensare, tutto è cambiato. Mi sono detta: l'italiano non è difficile, posso impararlo come qualsiasi altra abilità. Ho smesso di dire sono negata per l'italiano e ho iniziato a dire sto migliorando ogni giorno. Se pensi di non potercela fare, non ce la farai, ma se credi di potercela fare, troverai un modo. 2 circondati di italiano. Ho reso l'italiano parte della mia vita quotidiana. Ho cambiato la lingua del mio telefono in italiano. Ho guardato solo programmi italiani. Ho ascoltato canzoni italiane, anche quando non capivo tutte le parole. Ho seguito creatori di contenuti italiani online. Ogni giorno riempivo il mio mondo di italiano. Ho anche deciso di pensare e parlare solo in italiano. Quando vedevo un oggetto, lo nominavo in italiano. Per esempio, quella è una macchina blu, si muove veloce. Piccole abitudini come queste mi hanno aiutata ad ampliare il vocabolario in modo naturale. 3. Parla senza paura. Molte persone hanno paura di fare errori, ma gli errori fanno parte dell'apprendimento. Anch'io avevo paura di parlare, finché non ho capito che i madrelingua non si preoccupano degli errori, apprezzano il tuo impegno. Così ho deciso di forzarmi a parlare. Parlavo con i negozianti in italiano, chiedevo indicazioni agli sconosciuti e parlavo da sola quando non avevo nessuno con cui esercitarmi. Più parlavo, più miglioravo. 4. Ascolta attivamente e pratica lo shadowing. Ascoltare è importante quanto parlare. Allenavo le mie orecchie ascoltando podcast, audiolibri e video in italiano, ma non mi limitavo ad ascoltare, ripetevo subito dopo. Questo metodo, chiamato shadowing, consiste nel ripetere una frase appena la si ascolta, imitando la pronuncia e il ritmo del parlante. Mi ha aiutata a suonare più naturale e fluente. 5. Impara il vocabolario in modo intelligente. All'inizio provavo a memorizzare lunghe liste di parole, ma non funzionava. Così ho iniziato a imparare le parole nel contesto. Mi concentravo sulle frasi, non sulle parole singole. Per esempio, invece di imparare solo la parola felice, imparavo frasi come mi sento così felice oggi, oppure quel film mi ha reso felice. Imparare le parole nelle frasi reali
mi ha aiutata a ricordarle meglio e a usarle in modo naturale. Sesto, impara la grammatica in modo naturale. Non ho passato ore a leggere libri di grammatica, invece ho imparato la grammatica ascoltando e parlando. Quando facevo un errore, lo ricordavo e lo correggevo. Per esempio, una volta dissi "I go to school". Qualcuno mi corresse dicendo "He goes to school". Da allora non l'ho più dimenticato. Il modo migliore per imparare la grammatica non è memorizzare le regole, ma usare la lingua ogni giorno. Settimo, sii costante, non perfetta. Molte persone aspettano di essere perfette prima di iniziare a parlare. Ed è un errore. Io ho iniziato a parlare fin dal primo giorno, anche quando conoscevo solo poche parole. Mi sono data una regola. Ogni giorno farò qualcosa in italiano. Alcuni giorni parlavo per 10 minuti, altri giorni scrivevo un paragrafo, altri ancora ascoltavo un podcast. La chiave era la costanza. Anche nei giorni di pigrizia facevo comunque qualcosa. Non hai bisogno di corsi costosi o di un ambiente perfetto. Hai solo bisogno della voglia di imparare e del coraggio di continuare ogni giorno. È così che sono diventata fluente in italiano. Non per magia, ma grazie alla pazienza, all'impegno e alla fiducia in me stessa. Immagina te stessa tra 6 mesi, che parli italiano in modo fluente e sicuro. Immagina tutte le nuove opportunità che arriveranno. Immagina l'orgoglio che proverai quando capirai quanto lontano sei arrivata. Inizia oggi, parla, ascolta, esercitati e non mollare mai. Il tuo io futuro ti ringrazierà per questo, perché non si tratta solo di imparare l'italiano, si tratta di cambiare la tua vita. E ora voglio dirti qualcosa dal cuore. Se io ce l'ho fatta, puoi farcela anche tu. Non importa da dove inizi, non importa quanto pensi che il tuo italiano sia debole, ciò che conta è che inizi, oggi, proprio adesso. So che è difficile, so che ci sono giorni in cui sembra impossibile, ma fidati di me. L'unica cosa che ti separa dalla fluidità è la costanza. Smetti di dubitare di te stessa, smetti di aspettare il momento perfetto, circondati dell'italiano. Parlalo, ascoltalo, leggilo e scrivilo ogni singolo giorno. Non aver paura di sbagliare. Gli errori sono la prova che ci stai provando. Impara da loro, migliora, continua. Perché ecco la verità. Il dolore dell'impegno è temporaneo, ma il dolore del rimpianto dura per sempre. Allora, cosa scegli? Scegli l'impegno, scegli la crescita, scegli il successo. Il tuo viaggio verso la fluidità inizia adesso. Se questa storia ti ha ispirata, metti mi piace a questo video e iscriviti al mio canale.
Io sarò qui accanto a te ad ogni passo del cammino. Facciamolo insieme.